Ciao ragazzi, io sono Riccardo, benvenuti a Italian Globetrotter. Oggi parleremo di Stati Uniti e nello specifico andremo in Florida. Intervisterò Massimo e reggetevi forte perché lui ha una storia, un'esperienza da raccontarci incredibili. Ha girato tutto il mondo negli ultimi 15 anni, quindi vi lascio al video. Ciao! Ciao Massimo, mi senti? Com'è lì? Ti sento forte e chiaro, bello, il sole, bellissimo. Grande, lì in Florida. Dove sei te di preciso in Florida? San Petersburg. Che è vicino a Tampa, praticamente è di fronte a Tampa, c'è questa penisola che si chiama appunto San Petersburg. È carinissima, è molto bella. È sul Golfo del Messico. Sul Golfo del Messico, esatto. Qui siamo oltre, eh? Che grande. Riccardo, ormai fare videoconferenze con te è diventato fa curriculum. Addirittura. Certo. Grande Massimo, un altro toscano. Sembra strano, ma sto trovando tanti toscani in questa intervista. Tra l'altro con Massimo, lui ha abitato anche nel paese vicino al mio, quindi pensate un po' che straordinarietà che è questa qui, il caso proprio. È il caso, esatto. Come stai te? Tutto bene? Bene, fa caldo, ma sto bene. È un piacere conoscerti e averti ospite qui con noi a Italian Globetrotters. Piacere tutto mio. Senti, io ora, prima di chiederti un po' più di cose specifiche lì della Florida, perché comunque gli Stati Uniti sono grandi, quindi ogni stato ci avrà un po' le sue differenze, no? Quindi noi parliamo, diciamo, della Florida oggi. Vorrei sapere però, ecco, prima di parlarci un po' di questo, la tua storia incredibile qui a Italian Globetrotters, perché insomma, parlando un po' con te prima dell'intervista, so che insomma te sei stato praticamente a lavorare e vivere in mezzo mondo prima di arrivare lì in America e quindi insomma vorrei sapere un po' qual era stato, così anche chi ti conosce, ti presenti, sa un po' il tuo retroterra, cosa facevi in Italia e cos'è che poi ti ha spinto alla fine a lasciare l'Italia. Bene, io nasco il 13 giugno del 74 a Firenze, genitori napoletani, a casa mia si parla napoletano, una terra bellissima e niente, io ho lavorato poco nella mia vita, diciamo, almeno quando ero giovane. L'ultimo lavoro che stavo facendo è un noleggio di veicoli elettrici. Io avevo delle golf cart a Firenze, la gente parcheggiava nei miei parcheggi. Io ero affiliato con la Firenze Parcheggi e quindi in ogni parcheggio della Firenze Parcheggi avevo dei miei mezzi elettrici, quindi la gente parcheggiava, prendeva le golf cart e andava nel centro di Firenze dove non si può entrare con nessun mezzo, diciamo, a motore. Sono stati 10 anni molto molto belli, poi Firenze è bellissima, l'Italia in generale. Poi a un certo punto hanno cominciato, hanno voluto che io mettessi il casco, le cinture di sicurezza, insomma già questo mi ha fatto perdere tanti clienti, gente non si metteva il casco e quindi la polizia mi confiscava i mezzi, insomma per fartela breve in poco tempo ho chiuso e ho deciso di andare via dall'Italia proprio per questo, proprio arrabbiato. Avevo lavorato poco tempo in una cucina, avevo fatto la pizza ma non sapevo fare assolutamente, non potevo dire di essere pizzaiolo. E poi sono stato in un ristorante di un amico mio che era lì a Firenze e il suo padre mi ha fatto un corso accelerato di un mese e io dopo un mese sono partito, così 100 euro in tasca avevo e sono partito per le Isole Bermuda. Cavolo! Ma il corso accelerato di cosa? Di pizza? Per fare la pizza? Di pizza, sì. Poi, sì, io andavo a lavorare lì per imparare. La prima cosa che ho imparato, quello mi ha dato la scopa in mano e lì ho cominciato a spazzare. Poi piano piano mi ha insegnato a fare l'impasto, mi ha insegnato a fare le pallette, a screcciare la pizza, insomma, aprire le pizze. Poi lì sono partito e non mi sono più fermato. Insomma, sono 15 anni che io giro il mondo e non sono mai più tornato. Dopo le Bermuda? Bermuda, Giappone, Brasile, Perù, Isole Vergini, Hawaii, Stati Uniti. Negli Stati Uniti in molti paesi. Ho visto dei posti molto, molto belli che non pensavo nemmeno esistessero nei miei sogni, veramente. Grazie a questo lavoro ho girato il mondo. Te sei sempre andato a fare la pizza, quindi di qua e là? Sempre. Ma eri in proprio o ti prendevano dipendente come pizzaiolo? Io dipendente, la gente mi trovava per qualche ragione, amico di amico, insomma poi una volta che entri nel sistema sei molto conosciuto. Io ancora ho delle richieste in posti strani, Zimbabwe, Australia, perché non vieni, facciamo, diciamo. Però ora sono qua per ora e ci rimango per un po', almeno spero. Ma io so di una storia particolare che te alle Bermuda addirittura hai fatto la pizza per la regina Elisabetta. Ma è vero questa cosa? Porca miseria, io sono famoso alle Isole Bermuda per aver fatto una pizza, una schiacciatina. Venne nel 2009 se non sbaglio.
la regina Elisabetta, e venne non nel mio ristorante, venne in un ristorante accanto, super extra lusso ovviamente, poi c'era solo lei e tutto il suo staff, mai visto tante persone in vita mia, bello, bello, bello. Anche la regina bellissima, veramente l'ho vista da molto vicino, è veramente bella, almeno all'epoca. La regina aveva voglia di una focaccia, voleva una focaccia e in questo ristorante non lo aveva. E allora, dato che ci conoscevamo tutti lì nell'isola, vennero da me, io all'epoca ero io lì a fare la pizza e chiesero di fare questa focaccina. Io feci questa focaccina reale, gliela portai io. Però ovviamente non mi fecero avvicinare più di tanto, c'era un passamano, però alla fine l'ha mangiata tutta, ha fatto complimenti e il giorno dopo io ero su tutti i giornali, avevo fatto la pizza alla regina. Sono belle soddisfazioni, queste. Porca, ero appena partito, io non è che potevo dire di essere un pizzaiolo, no? È bello, molto bello. Quanti anni hai detto che sei via dall'Italia e sei in giro un po' per il mondo? 15 anni. 15 anni, non sei mai tornato? E non sono mai tornato più in Italia e mi manca tanto. Certo, un po' ti mancherà. Sì, ora dopo ti chiederò un po' anche qualcosa appunto su questa cosa qui, se ti manca, non ti manca, cosa ti manca, dopo ce lo dirai, Beautiful. Te oggi lì in Florida che lavoro fai? Cioè qual è stato poi alla fine il tuo percorso lavorativo? Hai lavorato sempre così nella ristorazione? Io ho sempre fatto la pizza, ho girato il mondo facendo la pizza e quindi girando ho lavorato in un ristorante per sbaglio a Malibu, in California, però non mi è piaciuta molto, può sembrare strano, ma c'è molti problemi secondo me in California. Sì, Sono stato 8 mesi, poi sono venuto qui in Florida, però il proprietario di questo ristorante, che saluto, Nando, il mio socio adesso. Italiano? Lui è genitori italiani, ovviamente, però è nato e cresciuto in California, però parlicchia italiano, mi piace parlare con me italiano. Insomma. Ho lavorato per lui in California, però non mi è piaciuta molto la California, quindi sono tornato in Florida, dove avevo un'offerta, una buona offerta, quindi ho lasciato la California e sono tornato in Florida, qui a St. Petersburg. Nando ci siamo sempre tenuti in contatto, veniva spesso a trovarmi, mi ha promesso che se io avessi trovato un fondo avremmo aperto un ristorante e avremmo fatto una società, una piccola società. E così è stato. Un anno fa, l'11 settembre, abbiamo fatto un anno che abbiamo aperto e già abbiamo 3 ristoranti, insomma, in un anno. Cavolo. Proprio durante la pandemia, insomma, è stata dura, però grandi soddisfazioni. Come si chiamano i tuoi ristoranti? Matteo? Matteo, come il figlio di Nando. Abbiamo 2 ristoranti aperti e un terzo in costruzione. Uno a St. Petersburg, qui dove vivo io, e uno a Tampa, che è diciamo a 10-15 mile. Devo attraversare un ponte, qui è pieno di ponti, quindi attraverso un ponte sei a Tampa. Quindi praticamente prima eri dipendente e ora sei imprenditore lì. Sì, diciamo un piccolo imprenditore, sì, socio, sì, però lavoro sempre, sto facendo sempre la pizza, però ovviamente ho un ruolo differente. È più Mi soddisfazione, piace. No? Anche. Certo. Ciao ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video e poi commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e io vi risponderò. Ciao! E la situazione lavorativa lì comunque com'è? Si trova bene il lavoro? Gli stipendi sono alti anche rispetto al costo della vita? Dipende da zona a zona ovviamente, però qui in Florida c'è meno tasse, quindi molta gente viene ad abitare qui proprio per questo. Poi ovviamente i 30 gradi tutto l'anno porta molte persone a vivere qui, anche se ovviamente è più vicino all'acqua ti sposti, è molto più cara la vita, insomma, gli affitti, le case. Però a Florida, almeno St. Petersburg, perché già Miami è differente, però St. Petersburg, che sono dalla parte opposta di quell'altra costa di Miami, secondo me è molto più vivibile, ancora non c'è tanto casino, non c'è traffico, si vive bene. Per farti un esempio, qui la benzina costa $2,50 al gallone. Un gallone sono quasi 4 litri, quindi $2,50 per 4 litri. Per esempio a Malibu, in California, sono $5 al gallone, insomma, che sono sempre pochi rispetto all'Italia, però per un americano sono tanti. Anche perché lì sono tutte macchinone con cilindrate grosse, Io ho un 6000, ma qui è normale, per i costi della benzina, quindi è normale avere queste gippone. In America hanno queste strade enormi, impressionanti, veramente tutto più grande. Lavoro ce n'è molto, è ben retribuito. Il mio lavoro si parte da un $18-20 l'ora, non è male, se fai una cinquantina di ore a settimana, ovviamente, che qui poi lo stipendio è settimanale, non è mensile, quindi tu vai a prendere 700, 800, $1,000 a settimana. Buono. Poi vabbè, bisogna vedere com'è il costo della vita, però rispetto a qua. Ma il costo della vita, l'affitto... Affitti?
Come sono? Io ho questa bellissima casa che è mia, comunque sono 2 bagni e 2 stanze con giardino, puoi pagarla $1.500-$1.700. Di affitto. Affitto, insomma. E se uno invece la volesse comprare, lì le case costano care, il mercato immobiliare è alto o no, come costi? Adesso è molto alto, però per farti un esempio, 4 anni fa, prima di tutta questa cassina che stava succedendo, un amico mio si è comprato un pezzo di terra con una cassina che andava buttata giù e rifatta. Però lui ha comprato solo questo pezzo di terra per $45.000 o $55.000. Non ci ha fatto nulla e l'ha rivenduta dopo 4-5 anni a $200.000. Poi qui è sempre va su e giù il mercato, adesso è molto alto, non è consigliabile comprare. Però una casina, insomma, carina, la trovi anche da $150.000, $100.000, insomma. Ah, ok, tipo qua, diciamo dove abito io in Toscana, magari, non nelle città grandi, ecco. Sì, però qui siamo in Florida, il mare, siamo a 2 passi dal mare, insomma c'è tante cose positive. Poi comunque lì, nel senso, le case in America in generale vengono costruite di legno la maggior parte, no? Quindi penso che alla fine il costo forse a comprare una casa non è tanto il costo della casa in sé, ma magari può costare il terreno, poi la casa a fare di legno costa magari meno che qua fa la muratura. È un'idea mia, non so. No, è proprio così, anche se ci sono case di legno da milioni di dollari e io vedo stanno cominciando a costruirle di mattoni anche qui, perché c'è il costo dell'assicurazione, qui è obbligatorio fare l'assicurazione sulla casa per gli uragani, costa tanto quello. Però sai, su case di legno, prima io le vedevo strano anch'io, io vedevo palazzi a 3-4 piani, tutti di legno, però reggano, credimi, che sono molto resistenti. Non gli dà noia, essendo di legno, magari l'acqua, l'umido, queste cose qui? Durano meno rispetto alle case in muratura o no? Qui spesso, per esempio, ora io ho intenzione questa casina, che è bellissima, secondo me, non c'ha nessun tipo di problema, però magari mi piacerebbe buttarla giù e rifare, cosa molto comune. Tu rifai una casina così, con magari $60.000-$70.000, però fai una casina molto, molto bella. Legno e cartongesso, molto più pratico, diciamo. E a proposito appunto di uragani, questa è una curiosità anche mia, ma penso di tanta gente. La Florida sappiamo che comunque è in un posto, no, umido, caldo, sul Golfo del Messico, dove comunque gli uragani, bene o male, tutti gli anni qualcosa c'è, comunque è esposta, no? Il periodo degli uragani va da agosto a ottobre e non sempre, cioè ne ho visti ben pochi, uno alle Bermuda e uno qui in 15 anni. Tante volte non entrano nemmeno nel Golfo, magari il lato dove c'è Miami è un pochino più esposto e prima che arrivi da quest'altra parte è già declassato come tropical storm. Lo sappiamo molto tempo prima che verrà l'uragano, quindi c'è tutto il tempo per prendere, andare via, anche se non è carino, insomma, lasciare la casa propria, però uno prende le macchine e se ne va al nord. È normale, diciamo, È normale, ci convive. Come per esempio a Tokyo si convive giornalmente con il terremoto. Io nel 2011 ero a Tokyo e ho visto il terremoto, penso, più grande che sia mai capitato nel mondo, veramente era spaventoso. Però non è successo niente, a parte lo tsunami che poi ha fatto tanti danni. Però lì giornalmente si muovono i palazzi, insomma, e quindi uno ci convive. Insomma, per me all'inizio è stata dura, abitando in un grattacielo. Insomma, non è stata una bella sensazione. Grande. Abbiamo capito che si vive bene, la qualità della vita, a quanto ho capito, è ottima lì, giusto? Ottimo. Io dormo con la porta aperta, la macchina con i finestrini buttati giù, tante volte mi dimentico le chiavi dentro e non succede nulla. Qui è fantascienza, eh? Lo so, però insomma anche qui delinquenti ce ne quanti ne vuoi. Ognuno qui è armato, quindi insomma un ladro prima di entrare in casa di qualcuno che sa che è armato ci pensa 2 volte. Infatti ti volevo chiedere anche della sicurezza, questa cosa qui. Intanto è importante che uno è abbastanza tranquillo, che può lasciare aperto, non c'è problema. Se io chiamo la polizia adesso perché c'è un vicino che sta urlando, 30 secondi la polizia è qui. Veramente ti senti sicuro. Poi ci sono delle zone, ovviamente, nemmeno la polizia entra. Insomma, io in 15 anni non ho mai avuto problemi di nessun genere. È una di quelle cose che quando uno vuole andare in un paese è a uno dei primi posti, secondo me. Esatto. Ad Atlanta mi è capitata una brutta cosa, diciamo che ero appena arrivato ad Atlanta e mentre stavo facendo la pizza sono stato arrestato da dei poliziotti perché mi avevano scambiato per uno che aveva rubato un cellulare. Sono venuti 4 o 5, mi hanno arrestato, poi gli ho spiegato un po' com'era la situazione, è finito tutto in una risata, però credimi che non è carino. No, perché non penso siano tanto delicatini, loro. No,
assolutamente. Quindi sei stato anche arrestato, grande per sbaglio. Sono stato anche arrestato nel ristorante, tutti mi guardavano. Io lo sapevo che quello era un delinquente, si vede. Mafioso italiano. Exactly. Mannaggia. Poi il più grande era a 70 metri, cioè sono enormi questi poliziotti, c'erano addirittura delle donne che mi hanno detto loro che erano donne, se no, no. Mamma mia, unbelievable. Vabbè, comunque abbiamo fatto anche questa, insomma, le manette, c'avevo le manette dietro. Poi sai, noi italiani parliamo, gesticoliamo, quindi immagino con le manette, con le mani legate dietro, non potevo parlare, che vuoi? Ora si ride, si scherza, ma è stato un brutto quarto d'ora. No, certo, lì non scherza. No. Grande Massimo, te potresti scrivere un libro, davvero, qualcosina da scrivere ce l'ho. Io sto scrivendo qualcosa, magari un giorno lo pubblico, perché insomma ne ho viste di tanti colori, di tanti colori. Ti volevo chiedere una cosa del lavoro, no? L'America è veramente un paese dell'opportunità, nel senso che l'ho visto io da vari documentari, varie cose, varie notizie, che lì è un paese che magari anche così di punto in bianco, se ti vedono che sei una persona seria, che si dà da fare, dal nulla ti propongano di diventare socio per aprire un'attività, un ristorante, ma lì veramente succede queste cose, cioè proprio la patria, diciamo, dell'opportunità. Sì. Succedono queste cose, qui secondo me c'è molta meritocrazia. Qui vedi veramente il lavapiatti che diventa proprietario. Il mio socio ha tanti ristoranti in California, tanti ne ha venduti proprio a dipendenti suoi, che prima facevano manager o lavapiatti o camerieri, e sono diventati, anche con il suo aiuto, anche con l'aiuto di qualcun altro che magari investe su di lui. Vedono che tu sei bravo magari a fare la pizza o a fare il manager, e quindi perché non vieni con me? Io faccio, io dico, ti apro. E poi anche se tu apri e chiudi, fallisci, non è che se fallisci hai finito, sei finito e non puoi più ripartire come succede in Italia. Qui se fallisci ci riprovi, è consentito cadere, è consentito fallire, anzi ti vedono come uno testardo che ci prova e che ha cuore e passione. Questa è una cosa che mi piace molto degli americani, ti spinge a fare bene. E poi hai anche più soddisfazione, no? A lavorare, se c'hai comunque una meritocrazia e il tuo lavoro è ripagato bene. Porca miseria, certo. Io nonostante abbia 2 ristoranti, io lavoro in uno ovviamente, e tanta gente si sposta, nonostante siano vicini a un ristorante, si spostano dove lavoro io perché gli piace il tipo di pizza che faccio io, e questo mi fa piacere, insomma, gente che mi segue. Per quanto riguarda invece gli americani, ecco, in generale, come sono rispetto anche agli italiani, le differenze che te hai visto nelle culture, qualche stranezza, se ci dici qualche esempio di qualche stranezza che hai visto negli americani, non so. Ma stranezze no, però sai, per esempio bevono molta poca acqua. Vai nei supermercati, c'è corridoi pieni di tutto e poi c'è un piccolo spazio per l'acqua, e poi invece c'è tutte queste acque colorate che questi bevono, però l'acqua costa molto, mentre queste acque colorate, Coca-Cola, Pepsi-Cola e compagnia bella, costano molto poco, e quindi forse è per questo. Birre ovviamente di quantità industriali. Poi la cosa curiosa, in ogni macchina, in ogni sedia, in ogni divano c'hanno il portabibite, che ora per me, se non lo vedo, è strano, però insomma all'inizio tutte queste sedie con i buchi, le poltrone con i buchi, le macchine, non esiste macchina che non abbia il portabevande. Poi la cosa bella, insomma, che hanno un sacco di piste ciclabili, hanno costruito un ponte solo per biciclette e pedoni, that's it. Non ci possono entrare macchine. L'americano non si sa vestire, non sa vestirsi, forse sono diventato anch'io un po' americano, però non è proprio nella sua cultura. Nella loro cultura non c'è il mangiare, non hanno l'agricoltura, non hanno la cultura proprio del mangiare. E qui tutti fast food, molti fast food, quindi magari vengono da noi a mangiare la pasta e no, troppo al dente, la voglio un pochino cotta, meglio. Non sono, diciamo, conosciuti e famosi per il mangiare. Non credo esista un piatto tipico americano. Qui ci sono tanti ristoranti di tante etnie, però il piatto tipico americano è burger e patatine. Appunto. Non saprei dire altro. E poi la cosa strana è che adesso che sono, diciamo, titolare in un ristorante, quindi lavoro in un ristorante, fa piacere, è obbligatorio la mancia. Minimo
18-20% di mancia bisogna tu la lasci, e quello è lo stipendio dei camerieri. Sì, praticamente sì. E credimi, è molto alto. Ma comunque l'americano, diciamo, medio, anche rispetto agli stranieri, agli italiani, noi si parla di italiani, ma insomma gli stranieri in generale sono molto accoglienti, oppure ti escludono, ti guardano un po' in un modo diverso? No, non ti guardano, anzi, l'italiano è ben visto, come è ben visto il messicano, e qui ormai io penso che in Florida forse la prima lingua è lo spagnolo. Veramente, qui se tu non parli inglese, parli tranquillamente lo spagnolo, vai avanti tranquillamente, anche a fare il test, l'esame della patente, puoi darlo in spagnolo. Devo dire che sono accoglienti, non ho mai avuto brutte avventure, insomma, mai avuto forme di razzismo, se chiamiamolo così, italiano, no? Anzi, l'italiano è molto ben visto, io credo, in tutto il mondo. È anche facile fare amicizia con loro. È anche facile fare amicizia. Poi loro bevono molto, quindi la sera ti fermi in un pub, cominci a bere, anche a chi non conosci, cominci a parlare tranquillamente, giocate a biliardo, tra una birra e l'altra, insomma, vi conoscete. Il giorno dopo non vi ricordate nemmeno, però è molto semplice. Anche quando vai allo stadio, che sono fanatici per il football, il baseball, parli tranquillamente con quelli accanto senza problemi. Per uno che pensa di volersi trasferire comunque in Florida, è facile venire lì, lavorare anche per il discorso dei visti? Com'è ora la situazione lì? I visti non è assolutamente facile averli. Moltissime persone vengono qui con il visto turistico, si fanno questa mini esperienza di 3/6 mesi e lavorano in questi mesi, che però non potrebbero lavorare. Però il lavoro, ti ripeto, ce n'è tanto. Avere un visto lavorativo è molto difficile, a meno che non tu sia uno chef, ora parlo nel mio campo, uno chef stellato, li fanno entrare volentieri a questa gente, gli danno anche i visti per lavorare. Però se tu sei un semplice cameriere o che so, un imbianchino, non è facile avere un visto lavorativo. Quindi potresti venire qui con il B1. Il B1 è un visto di 6 mesi che ti permette di girare gli Stati Uniti 6 mesi e non 3 mesi, vedere un po', di conoscere persone, di sposarti e di trovare la situazione giusta che fa al caso tuo. Perché anche un E2, il visto investor, anche quello, diciamo, è semplice, tra virgolette, averlo, però bisogna investire dei soldini e non si parla di 2 o 3 mila dollari, insomma, si parla di centinaia di mila dollari per avere quel tipo di visto, però lo danno. Senza soldini è difficile. Ma devi avere un socio che è cittadino americano per fare queste cose? No. No, io ho un amico che saluto, Gennaro. Ciao Gennaro. Lui è in Iowa, ha aperto questo ristorante solo e lui ha le due, diciamo, questa visa di investor. Sì. Però non è semplice. Lui è partito con il B1, si è fatto un po', ha girato un po' gli Stati Uniti, ha visto qual è il posto giusto per aprire il suo ristorante e l'ha aperto. Con la situazione di ora, qui il Covid, grazie a Dio, per esempio, ecco. non è pesante come in Italia. Penso che al massimo abbiamo chiuso un mese tutti i ristoranti, siamo dovuti stare a casa, il coprifuoco, poi basta. Qui sembra che non esista il virus, non mascherine, non distanza sociale, mentre in California, in New York è molto stretto, come in Italia, non puoi uscire senza mascherina, la social distance, i ristoranti chiusi o solo chi ha il patio fuori, e questo qui non esiste. Non so se è un bene o un male. Ma non è mai esistito dall'inizio della pandemia? No, è esistito. Siamo stati chiusi massimo, ma forse meno, comunque un mese. Poi zero. Anzi, addirittura hanno aiutato, ci sono stati tantissimi aiuti, sia economici e sia legali, in senso che potevi mettere patio fuori senza avere il permesso, quindi potevi lavorare fuori, avevi il parcheggi auto, levavano i parcheggi auto e ti davano la possibilità di mettere il tuo patio fuori, insomma, quindi lavorare. Hanno aiutato, certo, bene. Tantissimo. È stato un grande aiuto che hanno dato a tutti i ristoratori, perché insomma i ristoratori in questo caso hanno subito un po' tanto. Sì. Qua hanno sofferto tanto, anche ora uguale. Qui no. Anche questo io non riesco a capirlo, è inspiegabile per me, come qui non esista il virus e di là esista, insomma, quando poi... Non ci sono proprio casi? Cioè ce n'è pochissimi? No, ce n'è tantissimi casi. Ti ripeto, come c'è i casi di Covid, c'è i casi di raffreddore, c'è i casi di influenza, insomma, ne muoiono tanti. Però qui sembra che hanno adottato questa cosa, che tengono tutto aperto, non vogliono fare questo terrorismo psicologico, anche perché insomma siamo all'aperto, l'80% delle persone vive e lavora all'aperto, le spiagge sono piene. Sotto questo aspetto, secondo me è una fortuna stare qui in questo momento, mentre in Italia so che è una tragedia, no? C'è i cecchini sul tetto, senza maschera. Come on, guy. Lì c'è l'obbligo di vaccino o no? No,
Qui non c'è l'obbligo di vaccino, se ti vuoi vaccinare è gratis completamente, addirittura non esci nemmeno dalla macchina, si forma una coda infinita di macchine e c'è quello che ti fa l'iniezione e tu non scendi dalla macchina. Pratico. Sì. Lì, Anche il organizzazione tampone, top. metti in fila la macchina e c'è quello che ti dice come fare, come non fare, o te lo fa lui, insomma, molto pratico. E quindi anche a livello di sanità lì in Florida le cose, cioè, sono messe bene, nel senso funzionano. È di qualità la sanità lì. Grazie al cielo, in 15 anni non sono mai stato in ospedale, non ho mai avuto bisogno di sanità. Però la sanità qui funziona, è cara, ci sono delle assicurazioni molto care e poi, nonostante tu paghi molto, non ti coprono mai al 100%, devi sempre pagare una piccola franchigia. Perché lì è tutta privata la sanità, vero? Tutta privata, non è pubblica, E assolutamente. se Tutta non privata. paghi, diciamo, non ti considerano neanche? No, non è che ti lasciano morire. C'è si chiama Medicare, è una specie di assicurazione che noi che lavoriamo paghiamo per quelli che non si possono permettere l'assicurazione. Ovviamente gli danno il minimo indispensabile, insomma, però ti curano. Io, per esempio, feci un incidente, mi venne l'ambulanza a prendere, niente di grave, io avevo ragione, abbiamo fatto, credo, 1 chilometro di strada, mi è costato $3.500 di ambulanza. L'assicurazione ha pagato, però io vedo tutto quello, cioè io ho pagato un danno di $38.000 per questo incidente e a me mi è arrivato in tasca $8.000. 30 sono andati a dottori, ambulanze e compagnia bella. Tutto pagato dall'assicurazione. Quindi se uno non ce l'ha è un problema lì, costa Se uno non parecchio. ce l'ha, sì, costa parecchio, però ti ripeto, non è che ti buttano per strada, ti curano e anzi sono anche bravi, ospedali puliti, bellissimi. Io non ho mai sentito un complaint riguardo a un ospedale. Certo, poi se è privata, insomma, in teoria dovrebbe essere anche meglio, no? Sì, sì. All'incirca quanto costa l'anno per una persona che sta lì in America? Senti, un'assicurazione ti può costare minimo $200 o $300 Al al mese? mese. Al mese, ok. Sì, sui $3.000-4.000 l'anno, ma minimo. Anche per chi è dipendente, un po' per tutti. Un po' per tutti, sì. Per chi è dipendente in teoria fanno 50-50, un po' la paga il tuo datore di lavoro e un po' la paghi te. Se la vuoi, non è che tutti la danno l'assicurazione, non è che è obbligatorio pagare l'assicurazione al dipendente. Quello è un accordo che vi dovete trovare voi con il proprietario. E senti, ma te che hai praticamente girato il mondo, dici un po' così brevemente, qual è secondo te il paese migliore dove vivere, secondo la tua esperienza? Cioè è lì dove ti sei stabilito ora in Florida? Se ci puoi dire anche qualche differenza così tra un paese e un altro che è, diciamo, rilevante, ecco. Io non credo esista il posto perfetto, il paradiso. Veramente ho girato il mondo, ho visto posti bellissimi e sempre penso, sono della mia opinione, che l'Italia è il posto più bello al mondo. Abbiamo tutto, però purtroppo insomma è gestita un po' male, quindi non è adattissimo, non è pratico vivere in Italia, secondo me. Io mi trovo molto bene, anche se non mi sento a casa mia, come non credo mi sentirei a casa mia adesso in Italia, se tornassi in Italia, quindi non lo so nemmeno io che cosa sono diventato. Però qui mi piace stare, mi sarebbe piaciuto rimanere in Giappone, a Tokyo a lavorare, però sono dovuto andare via a causa del terremoto nel 2011, sono dovuto scappare per quello che è successo a Fukushima, quindi il terremoto, mi hanno fatto scappare, l'ambasciata italiana mi ha convinto con le maniere forti di andare via, sono venuto via, io sono venuto qui negli Stati Uniti con la promessa di stare 3 mesi, poi tornare a Tokyo, invece poi le cose sono cambiate e non sono più tornato e ora sono qui e sto bene, mi piace molto vivere vicino all'acqua, ho vissuto in tante isole come le Hawaii, come le Isole Vergini qui ai Caraibi e all'inizio è bellissimo vivere in un'isola, ovviamente un mare che sembra acqua che puoi bere, insomma c'è i pro e contro vivere in un'isola, che sia piccola come le Isole Vergini, che sia enorme e grande come le Hawaii. Mi trovo meglio nella terraferma, sì vicino al mare, però nella terraferma, preferisco. E per ora qui in Florida non mi manca niente, sto bene, ho tanti amici, poi esci, c'è il sole anche la notte. E che consiglio daresti te a qualche italiano che si vuole trasferire lì? Ma io consiglio innanzitutto di viaggiare, prendere. Noi abbiamo la fortuna che non tanti sanno che avere il passaporto italiano è una fortuna, perché ci sono tantissime persone che non possono viaggiare, possono montare su un aereo proprio, nel vero senso della parola, proprio difficile, mentre noi italiani possiamo viaggiare con molta facilità. Io vi consiglio innanzitutto di viaggiare, di cercare il posto dove vi sentite a
proprio agio. E poi una volta che siete lì, magari anche tornarci 2 o 3 volte, vedere di iniziare con lavoretti piccoli, insomma, perché non è che l'America è lo stato migliore al mondo. Insomma. Uno magari si trova bene in Australia, come in Africa, conosco gente che sta benissimo in Egitto. Io sono stato, non mi sono trovato bene, altre gente si sono trovate benissimo. Non è che io dico che la Florida o gli Stati Uniti è lo stato più bello dove vivere, però ti ripeto, innanzitutto ti senti sicuro. Questo non è poco, io non mi sentivo sicuro in Egitto, quindi consiglio di viaggiare se è possibile, fare esperienze, poi tutto viene da sé. Io dovevo stare qui 3 mesi, invece ormai dal 2011 non sono stato sempre in Florida sono da 3 anni, sono stato a Atlanta, Hawaii, Los Angeles, New York. Io non capisco a New York come si possa vivere, io non riesco a capirlo. Eppure avevo un bellissimo stipendio, un bellissimo appartamento, non c'è verde, c'è traffico, tutto stress, poi caro, senza ragione, senza motivo. Insomma, le Hawaii sono carissime per ovvie ragioni, insomma, mentre non capisco per quale motivo debba essere così caro comprare un appartamento a Manhattan, che io apro la finestra, di fronte a me c'è un altro, come California, uguale. Io ero residente a Malibu e solo perché ero residente a Malibu avevo 5 il 6% di tasse in più, anche il telefono io pagavo il 5 il 6% in più solo perché ero residente a Malibu. Come dicono loro Malibu, o come dicono loro Boo, I live in Boo, yeah. Dipende dalla persona, quindi quello che può piacere a me ovviamente non può piacere a un altro. Fate le vostre esperienze, girate, se avete la possibilità, sfruttate la vostra giovinezza. Io se l'avessi saputo sarei partito prima. Io sono partito, avevo 30 anni, 29 anni, mi sarebbe piaciuto partire prima, insomma. Però sai, col senno di poi... quello purtroppo non è che si comanda, dipende un po' da quello che ti succede, esatto, da tante circostanze. Quindi riassumici un po' i pro e i contro della Florida. Fa caldo, questo veramente a chi non piace il caldo è molto umida, impressionante. Veramente qui si arriva a temperature 30 gradi, ma il senso del caldo dall'umidità è veramente insopportabile. C'è tanta umidità, tantissima umidità, però a me piace questo. Quindi invece c'è gente che vive 6 mesi a New York e 6 mesi in Florida e nei mesi ovviamente estivi se ne torna in New York perché veramente fa tanto caldo. Io penso questa sia la cosa, a chi non piace il caldo, negativa, però ti ripeto, a me piace, io qui di negativo ci vedo ben poco, a parte il mangiare, fast food, ma sai, io ringraziando al cielo ho i miei ristoranti, quindi mangio lì dentro. Te mangi bene. Però qui si trova di tutto, arriva di tutto, anche in questi periodi. E invece di cose positive, vabbè, oltre a quelle che ci hai già detto, c'è qualcos'altro che ti viene in mente? No, ti ripeto, molta gente viene perché c'è meno tasse da pagare qui, che non è poco, insomma, ci sono pochi stati dove non paghi determinate tasse. Qui ci vivono molte persone proprio per questo, oppure hanno solo la residenza qui, poi ovviamente vivono da altre parti. Quella è una cosa positiva, perché insomma al lavoro uno insomma si impegna, no? Si fa il mazzo e se poi come qua in Italia mezzi vanno in tasse, insomma, non è bello. Quando sento in Italia uno prende uno stipendio al mese, io prendo al mese $1.200, euro, mi scappa da ridere, perché io non saprei come fare a arrivare a fine mese quando io li prendo a settimana. È proprio un altro pensare, un altro viaggiare fuori dall'Europa. Non penso di poter tornare a vivere in Europa e in Italia, insomma, proprio per questi motivi. Ci sono tanti homeless, sì. Molti homeless. Ora, no, in Florida fortunatamente non ce n'è tanti come ne ho visti in California. In California c'è città di homeless, unbelievable. A Hawaii ce n'è tantissimi. New York, molti. Però qui l'homeless veramente per molti è uno stile di vita, che qui vengono aiutati molto, sia economicamente, gli vengono dati dei soldi giornalieri, ci sono delle mense apposta, ci sono dei posti dove possono dormire e lavarsi, però loro preferiscono vivere per strada. Questo secondo me non è il bello degli Stati Uniti, però ce n'è tanti. Quindi, a quanto ci hai detto, te lì sei felice, in Italia non torneresti, giusto? No, ma non vedo l'ora di tornarci perché io ho tutta la mia famiglia a Firenze, che sono 15 anni che vedo online, non vedo l'ora di tornarci, sì, in vacanza, certo. Non credo di poterci più vivere, però magari vengo lì in vacanza, mi piace lì un'altra volta e rimango lì, la vedo buia. Ma cosa ti manca dell'Italia a te? Mi mancano tante cose, gli amici, il mangiare. Io penso di aver perso tutti i sapori italiani, non li conosco più. Poi mi manca la mia famiglia, poi mi manca proprio l'Italia. Proprio. Qui
trovarsi con amici, sai, al bar. In Italia siamo più friendly, come dicono qui. Qui invece sono molto più solitari, nel senso che non si trovano, non c'è un ritrovo, non c'è dove c'è le compagnie. Qui si danno appuntamenti magari online, si parlano, WhatsApp, che facciamo? Diciamo andiamo allo stadio e vanno allo stadio, però prima magari noi ci incontriamo al bar, ne facciamo due chiacchiere, Via caffè. si pigli il caffè, qui si hanno il secchio, Giappone. come on, dai. Insomma, questo mi manca proprio. Mi manca veramente tanto. Poi la colazione italiana, che qui c'hanno lo Starbucks, no. Io c'avevo il mio Giorgio a Firenze, quei bomboloni, le sfogliatelle qui. Salutiamolo, Qui, Giorgio. Giorgio, salutiamo a Giorgio. Mi mancano proprio. Che devo fare? Cioè lì non No, c'è il caffè tipo in Italia, le no, colazioni ci sono, anche io faccio l'espresso, ho la macchinetta per fare l'espresso, ma italiane. non è italiano, scusa, ma non è assolutamente uguale. Anche la mozzarella di bufala non è uguale alla mozzarella che io ho assaggiato, ho il ricordo di questa mozzarella di bufala a Napoli, che mamma mia, era una gioia. Non è assolutamente, è proprio differente, il taste, il sapore è proprio differente. Buono, anche la pizza che faccio io, c'ho il forno a legna, c'ho la farina italiana, tutti i prodotti italiani, però non potrà mai essere come quella italiana. È la cosa che manca di più a tutti, anch'io parlando con tante persone in tutto il mondo, la prima cosa è quella, non c'è verso. Una cosa è quella. Però poi io prima lo Starbucks lo evitavo come la peste, invece ora tutte le mattine io vado lì per il cappuccino, perché il caffè non si può bere ancora. Io non so che cosa ci fanno dentro questo caffè, ma bollente, bruciato, no? Quindi il cappuccino riesco a berlo, il caffè ancora è dura. C'ho la macchinetta mia a casa, c'ho la mia moka. Quella ci vuole, Nella valigia ce l'hanno tutti gli italiani. Una piccola moka. Ci sono lì falchi? Sì, qui c'è falchi, piccoli falchetti, aquile. Qui non ci facciamo mancare nulla. Qui tu vedi magari mentre sei sul ponte, perché poi c'è dei ponti bellissimi, attraversi il mare, quindi c'è il mare a destra e a sinistra. Quindi mentre attraversi questo ponte, boom, ti casca un pesce sul parabrezza che gli è cascato. Capita. Qui è pieno di scoiattoli. Tiri fuori una nocciolina, ti vengono addosso come Biancaneve. Ma te lo ricordi che nati con la camicia, con Bud Spencer e Terence Hill? Che vanno lì in Florida col jet ski, me lo ricordo. Io ce l'ho il jet ski, ho la barca e quindi no, Ciccio, tu puoi avere la giornata più stressata e brutta del mondo, ma tu prendi il tuo jet ski, ma anche se non ce l'hai il jet ski, tu ne vai in spiaggia, un attimino, ti butti a mare, ti vedi l'acqua nera che va via tutto lo stress, non è un altro lavorare, esci con questo sole, non è come a Milano i grigi, tutti incazzati neri. Io ho un canale YouTube e ho fatto tanti video con il mio jet ski, con la barca, con gli amici. Infatti poi io metterò i tuoi contatti di YouTube e di Instagram, perché anche io ti ho conosciuto dal tuo canale YouTube. Se qualcuno volesse sapere qualcosa di più specifico, magari ti può chiedere direttamente a te. Hai anche dei video di Hawaii, eccetera. Certo, ma proprio. Io ogni tanto metto sull'Airbnb un pezzo di mia casa, c'è una stanzina con il bagno, la metto e viene tantissima gente, insomma. Ho conosciuto anche delle ragazze che saluto, Antonella, sono venute a trovarmi dall'Italia, sono venute qui, sono state con me, sono state benissime. Allora lo diciamo, così se qualcuno vuole ti contatta. Porca miseria, certo, no problem. Volevo chiederti solo un'ultima cosa, quanto ti ha cambiato lasciare l'Italia? Per te, se è stato difficile oppure no? Sì, io sono cambiato, mi sento più maturo, mi ha cambiato molto, secondo me mi ha formato molto. Io l'Italia ce l'ho nel cuore, però ci sono tantissime cose che capisco e non capisco perché lì non ci sia. Questo mi fa tanto male, perché abbiamo il paese più bello al mondo e lo stiamo svendendo, lo stiamo svalutando. Tu fai conto che le Hawaii, che è un'isoletta, che ti ripeto non ha niente a che vedere con la nostra Sardegna, Isola d'Elba, la nostra bellissima costa amalfitana. Lì credo ci siano 1 milione e mezzo di abitanti alle Hawaii. Ogni anno ci vanno 10-15 milioni di visitatori. Qui c'hanno dei laghettini, non so se si può dire, di merda. Dei laghettini bellini, con una foca che si chiama Lamantine, una specie di foca, la chiamano mucca di acqua. È carina, è simpatica e quindi milioni di persone vanno a vedere. Carini, ma niente a che vedere con Pompei, le vari Colossei che abbiamo. E invece noi ci cascano a pezzi, sono chiusi, oggi non c'è quello, manca quello. Offende paura. Questo insomma mi dispiace. Non è stato facile. Tanti dicono è facile, prendere, andare via. No,
non è stato assolutamente facile non parlare nessun tipo di lingua, non avere una lira, prendere, vai via, vai in uno stato dove non conosci nemmeno niente, non conosci nessuno, non è facile. Invece adesso parlo la lingua, sono cittadino quasi, sono sempre più convinto di averla fatta prima, questa scelta sarebbe stato meglio, molto meglio, però non mi lamento, no complain, come si dice. Bene. Allora Massimo, io ti ringrazio tanto per essere stato mio ospite qui a Italian Globetrotter, ci hai dato veramente informazioni complete. A voi. Mi ha fatto tanto piacere conoscerti, insomma, poi spero di risentirti e magari se poi si viene in America di venirti anche a trovare e di vederti di persona. Anytime, quando vuoi io sono qua, non proprio. Grande. Un abbraccione forte Grazie. e caloroso dall'Italia. Che bello, lo sento. Senti? I'm feel. Che bello. Un saluto al nostro Italian Globetrotter dalla Florida. Grazie a tutti, grazie a tutti. Ciao belli, grazie. Ciao. Viva l'Italia e l'italiano. Sempre. Ciao. Ciao.